Oggi parliamo di una delle pochissime case automobilistiche che possono essere considerate davvero competizione per Tesla. Ovviamente mi riferisco a Lucid. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi vorrei parlare di Lucid, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale, che mi farebbe davvero tanto piacere e farebbe vedere questo video a molte più persone. Grazie mille. Lucid è una casa automobilistica americana o californiana per essere più precisi. È incredibile come la maggior parte delle aziende che stanno uscendo negli ultimi anni vengono proprio dalla California. Come ho già detto anche in qualche altro video, la California ormai si sta trasformando un po' nella Detroit dei giorni nostri, insomma. Lucid viene fondata nel 2007 con il nome di Atieva, non proprio il migliore dei nomi. Infatti venne cambiato nel 2016 appunto in Lucid Motors. Molti dipendenti di Lucid vengono da esperienze pregresse sempre nel settore automobilistico, come per esempio l'amministratore delegato Peter Rawinson, che ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo della Tesla Model S, lavorando come ingegnere appunto a Tesla dal 2009 al 2013, dove prese il ruolo di ingegnere a Lucid. Nel 2016 Lucid ha annunciato ufficialmente la propria intenzione di entrare nel settore dei veicoli elettrici di lusso e pertanto ha annunciato la realizzazione di un impianto di produzione da 700 milioni di dollari in Arizona, che prevede fino a 2000 lavoratori entro il 2025 e una capacità produttiva iniziale di 20.000 auto l'anno, che ovviamente andrà ad aumentare anno per anno fino ad arrivare a 130.000 veicoli prodotti. Ecco, per coprire questa mole di investimenti, tra cui appunto la creazione di uno stabilimento di produzione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e progettazione e test del nuovo prototipo chiamato Lucid Air, Lucid si rivolse al fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita per un finanziamento del valore di oltre $1 miliardo. Inizialmente l'azienda si concentrava su creare pacchi batterie e motori elettrici per altre case automobilistiche, ma nel 2014 si concentrò per lo più nel creare il proprio prototipo, appunto la Lucid Air. La Lucid Air è una berlina elettrica di lusso e verrà venduta in 4 varianti: Pure, Touring, Grand Touring e Dream Edition. Quest'ultima variante è stata concepita con una potenza di oltre 1000 cavalli e una velocità massima fino a 375 km/h, autolimitata però a 350 orari. Queste prestazioni sono dovute anche alle numerose tecnologie sviluppate grazie al fatto che Lucid Motors è il fornitore di pacchi batterie e motori elettrici per tutti i team in gara nel campionato Formula E. Lucid ha dichiarato che l'autonomia della Lucid Air Dream Edition sarà di oltre 500 miglia o 800 km e sarà possibile ricaricare fino a 500 km di autonomia in soli 20 minuti, grazie anche al sistema 900 volt. Questo sarà possibile anche per la ricarica casalinga, grazie anche alla loro Wonderbox, come viene detta. Lucid è anche in accordi con Mobileye per l'utilizzo dei loro chip per i sistemi di assistenza alla guida, che renderà in un futuro la Lucid Air pronta per la guida autonoma, grazie anche alle 8 telecamere poste tutte intorno all'auto, ai sensori a ultrasuoni e a un sensore LiDAR posto in fronte alla macchina. Lucid inoltre offre ai propri clienti la possibilità di ricaricare gratuitamente l'auto alle colonnine Electrify America, che sono tra le più diffuse in America ovviamente, per ben 3 anni. Lucid ha dichiarato che tutte le versioni della Lucid Air saranno bidirezionali. Questo cosa vuol dire? Che sì, la macchina sarà in grado di prendere energia per ricaricare le proprie batterie, ma sarà anche in grado di trasferire questa energia per dare elettricità alla casa nell'eventualità di un blackout. Questo permetterebbe di tenere le luci accese, di far continuare ad andare gli elettrodomestici per un breve periodo. Lucid ha annunciato oltretutto la possibilità
possibilità di implementare anche un sistema di accumulo di energia molto simile a quello dei Powerwall o dei Megapack di Tesla. Ma Lucid non si è fermata solamente alle prestazioni quando ha progettato la Lucid Air. Infatti possiamo trovare un livello di design e di lusso molto elevato. Un esempio potrebbe essere il tettuccio e il parabrezza che si fondono in un singolo pezzo di vetro, o magari la possibilità di avere dei sedili posteriori in modalità executive, che danno al passeggero molto più spazio nel sedile e la possibilità di reclinare il sedile. Questo immagino vada bene solo per chi ha un proprio autista che lo porta in giro. Inoltre la Lucid Air non si fa trovare impreparata neanche per quanto riguarda le tecnologie all'interno dell'auto. Infatti è dotata di vari schermi a qualità 5K, un sistema di riconoscimento vocale in collaborazione con Alexa ed un sistema sonoro costruito in casa Lucid con la collaborazione di Dolby davvero invidiabile, con 21 speaker in totale e 800 watt di potenza. Ti potrebbe far sembrare di essere praticamente in un concerto. Chiaramente non poteva mancare anche l'app dedicata di Lucid, come ormai molte auto hanno, come per esempio anche Tesla, che permette da remoto di accendere il riscaldamento, di verificare lo stato di ricarica o di essere utilizzato come chiave elettronica per entrare in auto attraverso il Bluetooth. Ed una volta entrati in auto, questa, grazie ad uno scanner facciale, riconoscerà il guidatore e imposterà i settaggi preimpostati come la musica o l'altezza del sedile. Le consegne della Lucid Air Dream Edition dovrebbero partire già da quest'estate ed ovviamente partiranno con la versione più costosa, più di lusso, un po' come ha fatto Tesla andando a fare dell'economia di scala, andando poi in seguito a rilasciare le rimanenti 3 versioni. Perciò abbiamo la Lucid Air Dream Edition che dovrebbe costare intorno ai $160.000, mentre la più economica, che dovrebbe arrivare verso la fine del 2022, inizio del 2023, arriverà a costare intorno agli $80.000. Come mossa marketing in realtà avevano piazzato l'auto ad un prezzo di $69.900, ma appena si cambia un attimo il colore e i cerchioni si arriva molto facilmente alla soglia degli 80.000. Per questo andrei direttamente con il prezzo che effettivamente si andrà a pagare. Lucid ha anche mostrato quello che ha in mente per un prossimo futuro, ovvero un SUV elettrico con un design molto ispirato a quello della sorella Lucid Air. Questo prototipo è stato presentato con il nome di Project Gravity. Lucid ultimamente ha fatto molto parlare di sé anche grazie alla sua entrata nel mercato azionario grazie a uno SPAC. Vi avevo già spiegato che cos'erano le SPAC nel video di Canoo, se non l'avete visto andatelo a vedere. Una SPAC è una Special Purpose Acquisition. In pratica un'azienda vuota fa in modo di rendere più semplice a un'altra azienda di entrare nel mercato azionario. Ed infatti per ora si può investire in Lucid solo grazie a CCIV, solo perché questo affare non si è ancora del tutto concluso e il passaggio non è ancora stato fatto del tutto. Inoltre Lucid ha fatto davvero tanto parlare di sé grazie a queste voci di corridoio che dicevano Apple stava per acquisire Lucid per creare la molto discussa Apple Car. Prima di concludere il video vorrei fare un paio di considerazioni su Lucid. È innegabile che appunto Lucid stia prendendo davvero tanto dal libro di Tesla e penso che sia un bene. Infatti, come sta facendo anche Rivian, si può capire subito che questa è la strada giusta da seguire. È chiaro che non sarà un viaggio semplice quello di costruire un'auto da zero, un brand da zero, ma sicuramente è il modo più corretto per farlo ai giorni nostri. Infatti Lucid sta facendo esattamente quello che Tesla ha fatto ai suoi inizi, ovvero creare un'auto che costi tanto ma per un mercato ridotto, facendo in modo di essere in grado di gestire quel mercato al meglio. Oltretutto, guardando alcune interviste di
Peter Rawlinson, l'amministratore delegato di Lucid, si può capire che la sua idea non è quella di andare direttamente contro Tesla, ma anzi di andare a riempire un settore che è stato lasciato in disparte dai costruttori di auto elettriche, cioè quello delle berline di lusso. Perché per quanto la Model S possa essere molto elegante e prestazionale, non si può dire che i propri interni siano curati nel minimo dettaglio per essere considerati di lusso al 100%. Ecco, questo era Lucid e il mio parere appunto su Lucid. Quindi fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di Lucid e non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale, che mi farebbe davvero tanto piacere, e noi ci vediamo in un prossimo video.